Buongiorno a tutti, sono Alessandro Ingiulla, ristorante Sapio di Catania. Siamo qui oggi per presentarvi uno dei piatti più iconici della nostra Sicilia, che è l'arancino. Sono qui con il mio amico Lorenzo Scollo, che è un pilastro, ecco, della gastronomia tradizionale catanese. Ciao, sono Lorenzo Scollo dalla Salumeria Scollo di Catania. È da 35 anni che prepariamo l'arancino tradizionale. Ognuno lo interpreta a modo proprio. Ora vi faccio vedere la ricetta che faccio io. Si fanno tante tipologie di arancini, al burro, pistacchio, ma il tradizionale è fatto col sugo di carne, col ragù. Non abbiamo una ricetta che possa essere presa come la vera ricetta tradizionale, che è partita sicuramente da quello che è la dominazione araba in Sicilia e quindi poi, come tutte le ricette regionali e classiche, si sono evolute. Oggi noi siamo a Catania, lo faremo a punta, che è la nostra forma che contraddistingue questo tipo di arancino. Per ricordare il nostro Etna, aprendolo si vede dentro la lava rossa. Anticamente si chiamava arancino maschile, oppure a Palermo dicono che essendo una forma rotonda, come un frutto, che è l'arancia, e nasce così la parola arancina. Bene, dopo questa piccola introduzione ci spostiamo ai fornelli, così da cominciare la nostra ricetta. Partiamo subito per la prima esecuzione, che è il ragù, che è quella più lunga. Allora facciamo un soffritto di cipolla, sedano e carote. Dell'olio d'oliva. Mettiamo il nostro trito tutto. Aggiungiamo un po' di trito di carne, un misto di carne fra maiale e vitello. E sfumiamo con un po' di vino rosso. Aspettiamo che evapora tutto l'alcol e aggiungiamo l'estratto di pomodoro o doppio concentrato, dell'acqua, un po' di sale e un po' di pepe, aggiungiamo una fogliolina d'alloro, copriamo e lasciamo a fuoco lento. Iniziamo con la ricetta del riso. Il burro. Precedentemente avevamo fatto del brodo vegetale bello saporito. Si è sciolto tutto quanto il burro. Aggiungiamo dello zafferano e portiamo in bollizione. Poi aggiungiamo del riso. Noi usiamo un cannarone. Lo mettiamo a fontanella in modo che così non viene mescolato. Facciamo assorbire poi l'acqua tutta quanta e partito il bollore regolarmente lo abbassiamo e mettiamo un canavaccio per fare l'evaporazione dell'acqua un po' più lenta. Bene Lorenzo, ora dopo che abbiamo fatto questo qui, il tempo di cottura qual è del riso? Allora, devi considerare dai 15 ai 20 minuti. Abbiamo messo questo per rallentare poco poco la cottura. Bene, ci ricordi quali sono un po' le allora, proporzioni? Di solito ogni chilo di riso mettiamo 2 litri di brodo vegetale. Ok. Allora, togliamo il canavaccio. Come vedi già si è assorbita tutta l'acqua. Per mantecarlo aggiungiamo del caciocavallo ragusano. In questo modo viene mantecato col fuoco spento. Allora prenderemo una placca, lo stendiamo, come vedi il chicco è rimasto tutto integro e lo portiamo a raffreddare. Di solito lo mettiamo nell'abbattitore, ma voi lo potete lasciare tranquillamente fuori a farlo raffreddare per una decina di minuti in modo che lo potete poi lavorare tranquillamente. Nel frattempo che raffreddiamo il riso possiamo fare la farcia dell'arancino, no? Cosa metti in allora, di solito metto il ragù che abbiamo raffreddato, dei piselli già lessati. Poi mettiamo della provola ragusana fresca, mescoliamo tutto,
Mettiamo la provola fresca perché ha una sua filatura. Quindi consigliamo ovviamente di andare a mettere una provola o un formaggio a pasta molla, no? A pasta molle, sì. Allora, io ho iniziato nel mio negozio dal 91, ho iniziato a fare gli arancini, ma già da ragazzino avevo la passione di fare l'arancino perché mi piaceva tantissimo mangiarlo. Allora, la faccitura è pronta, ora passeremo all'assemblaggio. Io leggermente mi bagno la mano con un po' d'olio per poter prendere un po' di riso, poi metti la faccia dentro, Ok. e lo spingi leggermente e componi l'arancino a punta come si fa qua a Catania. Ok, prendi anche tu un po' di riso. Bene. Aiutami un pochettino. Assolutamente. Bagna poco poco la mano. Metti un po' di faccitura. Spingi con il dito dentro. Utilizzando questo tipo di riso e questa cottura manteniamo quello che è l'amido presente nel riso in modo che ci aiuti in qualche modo a modellare, no? Certo. Che per noi è importante avere il riso che sia abbastanza compatto e soprattutto che si possa maneggiare con questa facilità in modo che andiamo a dare le nostre forme. Va bene come ripieno, sì, certo, certo. o dobbiamo abbondare ancora di più? No, come quantità di riso che c'hai va bene. Ok. A questo punto ci fermiamo perché conserviamo un po' di riso per fare il mio arancino nero, no? Allora, adesso li facciamo raffreddare, voi li potete mettere benissimo in frigo, noi li mettiamo un attimino nell'abbattitore e poi verranno impanati con del pan grattato. Nel frattempo che raffreddiamo gli arancini ti do una mano a fare la pastella, in questo caso stiamo procedendo con farina bianca, no? Una farina 00 per ottenere una pastella. Con un frustino andiamo a fare in questo modo da togliere un po' tutti i grumi e poi ovviamente andiamo a regolare di densità. Posso provare un attimo? Certo. Lorenzo ha il suo modo per vedere la densità della pastella, no? Che io aggiungerei poco d'acqua. Vado a prendere gli arancini e cominciamo a panare. Allora, io faccio una doppia panatura. Prima motello di nuovo perché essendo già freddo lo puoi motellare. Passo leggermente nella mollica. Ok. Te lo do a te. Lo passi nella pastella. E ripassiamo di nuovo nella mollica. In questo modo già sono pronti per essere fritti. Perfetto. Cerchiamo sempre di mantenere la forma più conica possibile. Quanti arancini fai in un giorno? Io saranno un 150 al giorno. 150 al giorno. Sì, l'idea è questa qua, di tenere un prodotto meno possibile nella vetrina e farlo consumare subito bello fresco appena fritto. Adesso sono pronti e possiamo iniziare a friggere. Andremo a friggere con l'olio Frien, che è un olio a base di semi di girasoli altoleico e antiossidanti naturali. Quest'olio frigge più a lungo e quindi ci permette di cambiare l'olio in friggitrice con meno frequenza. Non copre il gusto di ciò che viene fritto. Abbiamo versato un quantitativo per poter coprire e immergere direttamente gli arancini dentro. Vi consigliamo in qualche modo anche di friggere poco alla volta così da non abbassare la temperatura dell'olio. Siamo arrivati a una temperatura di 170. 170, perfetto. Ok, una temperatura perfetta. Immergiamo uno alla volta così vediamo come si deve fare. Essendo piccolino come tempi di cottura possiamo tenerlo sui 3-4 minuti, non di più. Diciamo che ci manteniamo su quella temperatura di 170-175 Sì. in modo da non bruciare
troppo velocemente la panatura esterna, quindi cercare di farlo cuocere un po' più lentamente in modo che il calore arrivi anche all'interno dell'arancino. Ecco, questa è la doratura che vogliamo dare al nostro arancino. Perfetto. Ne prendiamo un altro, immergiamo. Per noi, come dire, mangiare un arancino è sempre un momento di gioia, no? Allora, l'arancino molte volte è anche sentirsi a casa, perché quando sei fuori la prima cosa che fai quando rientri in Sicilia vai a mangiare un arancino. Essenzialmente, essendo un cibo da strada, lo puoi trovare benissimo facilmente in qualsiasi posto della città. La temperatura e l'olio è una scelta importante perché questo qui ti permette ovviamente di avere una panatura molto asciutta, che non sia unta in mano. Mantenere un olio sempre pulito direi che è essenziale. Ale, spero che ti piacciono. Assolutamente, ora ne apriamo uno così facciamo vedere anche l'interno e la cottura della panatura sia uniforme, che il calore riesca ad entrare anche dentro in modo che sciolga anche il formaggio all'interno. Vediamo, abbiamo anche il ripieno anche nella punta. A questo punto lo assaggiamo, no? Come lo trovi? È un ottimo arancino tradizionale, assolutamente. Allora, il risultato finale è quello che cercavamo. Non è unto, all'interno trovi la filatura del formaggio. Bene Lorenzo, io ti ringrazio innanzitutto per averci fatto vedere come si fa l'arancino tradizionale. Ora passiamo alla mia versione, quindi l'arancino nero, che trovate anche nel libro di Italia Squisita, che è riso all'italiana, con oltre 100 ricette di grandi chef, dove all'interno troverete anche la mia ricetta dell'arancino nero. Ci siamo trasferiti nella sala del nostro ristorante per spiegarvi un po' quella che è l'idea del nostro arancino. Facciamo questo arancino nero con una panatura nera, quindi visivamente diverso da quello che è il classico arancino, che cambiamo di volta in volta in quello che sono le stagioni, dall'estate con l'arancino nero con la melanzana affumicata, quello con piselli, menta e mozzarella, a quello che andiamo a presentare oggi, che è un arancino con una genovese di tonno. Questo ripieno rosso intenso, appunto fatto con il tonno, che va a ricordare quello che è il sugo classico di carne, con un riso allo zafferano, però esternamente lo rendiamo sempre nero. Con questa panatura che realizziamo con un pane di semola, quindi andiamo ad impastare un pane tradizionale, aggiungiamo un nero di seppia durante l'impasto, lo andiamo ad essiccare a 50 gradi per 2-3 ore circa, dopodiché viene passato in macchina per ottenere un pangrattato più o meno fine. Seguiamo un po' quello che può essere l'assemblaggio che abbiamo già visto durante la ricetta dell'arancino tradizionale. I passaggi, la cottura del riso rimangono invariati, tutti gli step che abbiamo già visto vengono eseguiti nello stesso modo. Giochiamo un po' con la cromia di questo piatto, soprattutto esternamente, per ricordare quello che sono i nostri colori della città, della nostra Etna. Oggi con Lorenzo vi abbiamo fatto vedere quello che è la ricetta dell'arancino tradizionale, vi abbiamo presentato anche quella che è la nostra versione più moderna, rivista senza toccare la tradizione. Un saluto agli amici di Italia Squisita, da Sapio, alla prossima!